Bentornati a Football Benchmark, bentornato ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Ciao Luca. Oggi insieme a te, caro Andrea, vogliamo parlare di quanto costa non retrocedere. In questi giorni a Sky stiamo facendo il giro delle squadre coinvolte nella lotta per rimanere in Serie A e allora chi meglio di te può dirci quanti soldi servono fondamentalmente, quanto bisogna investire per mantenere la categoria. E per farlo subito all'inizio ci buttiamo anche noi nella lotta per non retrocedere, ci hai portato un paragone con le altre leghe più importanti in Europa, quindi Spagna, Francia e Inghilterra. E vediamo che c'è un sostanziale equilibrio nei valori tra chi rimane in Serie A, ovvero tutte le squadre che sono in blu, e chi retrocede. Cioè la differenza più o meno, in percentuale naturalmente, è la stessa. Qui stiamo parlando di stipendi all'ordo naturalmente. Esatto, è il monte ingaggi. Qui praticamente abbiamo preso gli 80 bilanci dei 4 campionati della stagione 2015-2016, perché li avevamo tutti, quelli della stagione 16-17 non sono ancora tutti disponibili. Cosa emerge da questa grafica? Prima di tutto che il costo della retrocessione nella Premier League è in un certo senso altissimo, cioè il monte ingaggi delle 3 squadre retrocesse, la media è 105 milioni, praticamente 5 volte di più rispetto alla Serie A o alla Lega Spagnola, che sono intorno ai 20 milioni. Nella barra blu i telespettatori possono vedere qual è la media degli stipendi per tutti i club del campionato. Se paragoniamo ancora la Premier League alla Ligue 1 francese, praticamente le squadre retrocesse spendono 8 volte di più rispetto alle 3 retrocesse francesi. Ok, quindi comunque diciamo che in termini di percentuale fra chi si salva e chi non si salva rimane uguale il parametro, tranne che in Inghilterra, dove comunque costa molto di più non retrocedere. Assolutamente, in un certo senso possiamo dire anche che il campionato inglese è anche molto più competitivo, ne abbiamo parlato anche altre volte, e questo è dimostrato dal fatto che la media tra le squadre, tutte le squadre del campionato è 150 milioni di euro, mentre quelle retrocesse è 100 milioni di euro. Infatti è una cosa molto interessante, è questo grafico che ci hai portato qua, perché prima parlavamo della media del costo delle squadre di tutta la massima categoria. Qui invece, Andrea, tu ci hai portato il dato delle 3 retrocesse contro le 3 che si sono salvate, cioè le ultime 3 che sono rimaste in Serie A. E qui il dato addirittura è clamoroso, soprattutto per quanto riguarda l'Inghilterra, perché hanno speso di più le squadre retrocesse che quelle che si sono salvate per gli stipendi. È vero, però devo dire che in questa statistica qua, che prende la stagione 2015-2016, c'è una specie di distorsione creata dall'Aston Villa. Cioè l'Aston Villa è retrocesso, è arrivato ultimo e in quella stagione aveva il monte ingaggio, il 7° monte stipendi più alto di tutta la Premier League. Se guardiamo la Serie A, praticamente le squadre arrivate 15ª, 16ª e 17ª hanno speso quasi il doppio rispetto alle 3 retrocesse. Nella Liga Spagnola più o meno sono allo stesso livello, intorno ai 20 milioni di euro. Allora, a proposito, per cercare di capire meglio quanto l'Inghilterra possa essere più competitiva dell'Italia, ci hai portato anche i dati relativi sempre alla media stipendi di chi retrocede e di chi non retrocede, quindi il parametro è sempre le 3 retrocesse contro le prime 3 che si sono salvate degli ultimi 5 anni in Premier. Tutto sommato è vero che lo scorso anno, anzi 2 anni fa, è un'eccezione, forse è un'eccezione anche il 2014-15 dove il disavanzo era molto alto, ma il distacco non è così ampio fra chi retrocede e chi non retrocede. Assolutamente sì, infatti se noi prendiamo le stagioni 2011-2012 fino alla 2013-2014 vediamo che la forbice è molto ristretta. Poi abbiamo 2 stagioni particolari in cui c'è una forbice molto ampia nella stagione 14-15 e nella stagione 15-16 e questo io lo chiamerei un effetto Aston Villa, nel senso che nella stagione 14-15 l'Aston Villa è riuscita a salvarsi ma appartiene a queste 3 squadre che fanno media.
e poi nella stagione 15-16 è retrocesso e di conseguenza le 3 che sono retrocesse hanno un monte ingaggio più alto delle 3 che si sono salvate. Però nonostante il 7° monte ingaggi inglese, l'Aston Villa ha rischiato di retrocedere e poi è retrocessa per 2 stagioni consecutive. Assolutamente. Il dato è questo. Mentre invece in Italia diciamo che la differenza si mantiene nel corso degli anni, perché lo stesso grafico, la stessa analisi ce l'hai portata, l'avete fatta anche per l'Italia nelle ultime 5 stagioni. Qui diciamo sono quasi parallele le due linee, con un distacco in testa e in coda che va aumentando. Esattamente, in questa grafica c'è diciamo una certa correlazione tra le due linee, non c'è nessuna distorsione come nel caso inglese, però è anche importante vedere che in termini relativi la forbice tra chi si è salvato, quindi ripeto, chi è arrivato 15°, 16° e 17° e le 3 retrocesse è molto più ampia rispetto alla Premier League. E sta in un certo senso aumentando, cioè se prendiamo le ultime 2 stagioni analizzate qua, la 14-15, chi è retrocesso ha speso 20 milioni, chi si è salvato ne ha spesi 30, nella stagione successiva 22 milioni contro 41 milioni. Quindi diciamo che il divario, anche oltre alla percentuale più bassa, il divario è molto più alto. Non vorrei dire, ma almeno a livello economico è come se all'inizio già hai una spada sopra la tua testa, se sai di aver speso più o meno quella cifra. Sì, 2 cose. Se guardiamo la media dei 5 anni, perché poi chiaramente da un anno all'altro ci possono anche essere degli eventi particolari, quindi è interessante guardare la media di queste stagioni. La media delle 3 squadre retrocesse è 23 milioni. La media delle 3 squadre che si sono salvate è 36 milioni. Quindi è una differenza piuttosto notevole, molto marcata. Naturalmente non contano soltanto gli stipendi pagati, contano anche gli investimenti che si fanno sui cartellini e quindi la costruzione della propria rosa. A proposito di questo, insieme a Transfer Market avete cercato di contabilizzare la media degli investimenti fatti nel valore della rosa, quindi anche il giocatore preso in prestito che ha un determinato valore chiaramente rientra all'interno di questa statistica, e qui pure Andrea vediamo che nelle ultime 3 stagioni le squadre che sono retrocesse in media hanno visto calare il loro valore, mentre c'è un andamento ondivago per quanto riguarda le 3 squadre che si sono salvate. Ecco, qui abbiamo 6 stagioni. La media del valore della rosa delle squadre retrocesse è 58 milioni. La media delle squadre che si sono salvate è 84 milioni. Se vogliamo fare, diciamo, un riassunto, perché c'è chiaramente una forte correlazione tra valore della rosa e stipendi. Certo. Se tu ti vuoi salvare in Serie A devi avere una rosa di almeno 70, che ha un valore di 70-75 milioni di euro e deve avere un monte ingaggio di circa 30 milioni o più. Diciamo che se tu hai una struttura del genere a livello di rose e di stipendi, hai forti probabilità di salvarti. Quindi il prezzo KPMG l'ha trovato. Sì. La stagione vale intorno ai 100 milioni di euro. Sì, anche se non puoi fare una somma tra i valori e gli stipendi. Però più o meno diciamo che questo potrebbe essere un parametro. Sì. Allora, l'ultima grafica che invece vogliamo vedere è capire se rispetto a questi valori che ci hai portato tu, Andrea, la competitività del campionato italiano negli ultimi anni è salita o scesa o meno. Perché? Perché abbiamo analizzato gli anni in cui di fatto ci sono state le 3 retrocessioni e abbiamo visto che fondamentalmente, tranne il 2015-2016, il discorso dei punti fatti dalle ultime 3 sta sempre calando mano a mano. Allora, questa è una considerazione tecnica che possiamo fare, non tanto analitico-economica, però servono meno punti per salvarsi. Evidentemente le 3 squadre che retrocedono hanno un organico che forse non ha quei parametri economico-tecnici di cui abbiamo appena parlato. Sì, diciamo che forse guardando questi numeri possiamo dire che siamo andati indietro 20 anni, abbiamo fatto questa analisi partendo dalla stagione 1996-1997. La quota salvezza si è abbassata. Diciamo che 10-15 anni fa ci volevano dai 38 ai 40 punti per salvare. L'ultima stagione sono bastati 33. Però se prendiamo la media delle ultime 4 stagioni, perché secondo me guardare una stagione sola produce un effetto, una distorsione che
deve essere analizzata in un periodo più lungo, ci vogliono 35 punti. Questa è la media delle ultime 4 stagioni. Però devo anche dire che se prendiamo la somma punti delle 3 squadre che si sono salvate negli ultimi 20 anni e delle 3 squadre retrocesse, non c'è veramente una grossissima differenza. È diminuita la somma dei punti delle 3 squadre retrocesse, però non in maniera eccessiva. Bene, allora questo è quello che siamo riusciti a capire su quanto costa non retrocedere. Speriamo che almeno tutto questo possa servire anche nello sviluppo delle squadre di cui stiamo parlando in questi giorni su Sky Sport 24. Grazie a Andrea Sartori e grazie a voi che ci avete seguito.